dell'uvetta, mescolo tutto e lo unisco agli ingredienti in ciotola. Che profumo! Copro con pellicola e lo lascio riposare per almeno mezz'ora. Come tutti i composti con molti profumi sarebbe meglio farlo riposare molto più tempo, se volete anche la sera prima. Ecco l'impasto che ha riposato 4 ore, non aspettatevi un grandissimo aumento di volume, così è perfetto. Prendo una teglia, ci metto un pochino di farina e ci ribalto dentro l'impasto. Adesso lo allargo e formo un rettangolo, devo andare a ricoprire tutta la teglia. Lo ricopro con la pellicola e lo mettiamo in frigorifero per almeno 4 ore. Se volete potete prepararlo anche la sera prima e tenerlo in frigorifero. Ed ecco l'impasto. E adesso prendo un foglio di carta forno, lo infarino un pochino, ci metto sopra l'impasto e lo stendo con un mattarello fino a ricavare un rettangolo di circa 60 x 45 cm. Ed eccomi col ripieno che distribuisco su tutta la superficie. Mi fermerò semplicemente a 1 centimetro dal bordo. E ora la arrotolo partendo dal lato più lungo. Mi aiuto principalmente con le mani e poi con la carta forno. E adesso comincio ad arrotolare partendo da un'estremità, in questo modo. Arrotolo molto stretto ed ecco la mia gubana. Ora che ho formato la gubana, prendo uno stampo a cerchio apribile di 26 cm di diametro e lo spruzzo con lo staccante. Per comodità, siccome mi servirà della carta forno sul fondo, taglio quella che sta intorno al dolce. Prendo il dolce e lo metto sulla base della tortiera e a questo punto posso richiuderla. Ora la gubana va nel forno spento a lievitare per almeno 2 ore. Ed ecco la nostra gubana dopo la lievitazione. Siamo alla fine della preparazione, adesso serve di sbattere un uovo. E ci spennello la superficie. La superficie della gubana deve risultare ben brunita, ma non bruciata, attenzione, e non semplicemente dorata, è una sua caratteristica. Adesso la gubana va in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 60 minuti. Se dopo 40 minuti di cottura la superficie della gubana dovesse risultare troppo scura, copritela con un foglio di alluminio e continuate la cottura. Ecco la mia stupenda gubana.